Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questa cappa mantella poncio, diciamo così. È creata top down, quindi iniziamo dall'alto verso il basso. Infatti ho iniziato il collo, che è un dolce vita, facendo delle coste a legaccio, poi ho proseguito aumentando per il corpo e lavorando, come vedete, a colori a righe. Infine ho ripetuto le stesse coste a legaccio che ho fatto nel collo. Io l'ho realizzato abbastanza corto, quindi mi arriva poco prima del gomito, perché lo voglio mettere anche in interno, non solo per uscire. Però chiaramente, se voi lo volete fare più lungo, basterà proseguire nella lavorazione e arrivare fino all'altezza desiderata. Per tutte le tecniche che comunque vi spiego durante il video, trovate qui sopra e nel box informazioni tutti i link ai video dedicati, ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo, che è l'Armstrong della Tessiland. È composto dal 72% di baby alpaca, l'8% di merino e il 20% di poliammide. In 50 grammi ci sono circa 120 metri. Qui consiglia di lavorarlo con i ferri che vanno dal 7 al 9, ma io, per avere la tensione corretta di 12 maglie in 10 cm, lavorerò con i ferri in numero 8. Inoltre ci servirà un metro da sarta, un uncinetto, un contagiri e dei marcatori ad anello, ma adesso andiamo a vedere le spiegazioni. Per prima cosa, con il metro da sarta dobbiamo andare a prendere la circonferenza della nostra testa, nel mio caso sono 56 cm. A questo numero devo togliere il 15% perché io lo voglio piuttosto aderente al collo. Chiaramente, se voi volete uno scollo invece più ampio, più largo, potete togliere una percentuale inferiore oppure non togliere proprio una percentuale e lasciare direttamente la misura della vostra testa. Io, come ho detto, tolgo il 15% e a questo punto devo sapere questi centimetri a quante maglie corrispondono, quindi moltiplico per 12, che è il numero di maglie che noi abbiamo nel nostro campione di 10 cm, e divido per 10 e mi dà 57,12. Visto che non posso avviare un numero con la virgola e soprattutto il numero deve essere divisibile per 4 perché andiamo a lavorare a coste 2 a 2, chiaramente questo numero vado a arrotondarlo per eccesso e quindi avvierò 60 maglie più una per la chiusura in circolare. Quindi con il filato beige lascio una codina abbastanza lunga per avviare tutte le mie 60 maglie. Se non sapete come fare per conteggiare la codina, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. E poi inizio ad avviarle con il metodo long tail, quindi facendo passare il filo tra il pollice e l'indice e poi con il ferro da dietro prendo il filato e vado su dal pollice, giù dall'indice e nel centro. E ancora su dal pollice, giù dall'indice e nel centro. E vado avanti così finché non ho avviato 60 maglie più una per la chiusura in circolare, quindi in totale sono 61. Anche per questo avvio vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Avviate tutte le maglie, controlliamo che siano girate tutte nello stesso verso e poi mettiamo il marcatore di inizio e fine giro e sia col filo della coda che con quello del gomitolo lavoriamo le prime due maglie insieme a dritto in modo da avere una chiusura circolare perfetta. Poi abbandoniamo il filo della coda e proseguiamo lavorando a dritto tutto il ferro. Nel secondo ferro lavoriamo a coste 2 a 2, quindi 2 dritti e 2 rovesci. La prima maglia è formata da 2 fili, ma la lavoriamo normalmente come se fosse un dritto. Quindi 1, 2 dritti e 2 rovesci e proseguiamo così fino alla fine del ferro. Poi continuiamo ripetendo il ferro numero 1, cioè lavorando tutto il ferro a dritto, e il ferro numero 2 lavorando 2 dritti e 2 rovesci, quindi lavorando a coste. Quindi si formeranno le coste a legaccio. Alla fine ho lavorato a coste 2 2 a legaccio per
un'altezza di 20 centimetri. Adesso proseguo lavorando a coste 2-2, quelle normalmente, quindi sempre 2 dritti e 2 rovesci, per ulteriori 5 centimetri. Ok, ho lavorato 5 centimetri a coste 2-2 e adesso devo girare il senso della lavorazione. Quindi passo una maglia senza lavorarla, porto il filo davanti, ripasso la maglia sul ferro di sinistra e giro il lavoro. A questo punto vi faccio vedere i calcoli che bisogna fare per sapere dove aumentare le maglie. Dal totale delle maglie, nel mio caso 60, dobbiamo andare a togliere 4 perché all'interno degli aumenti abbiamo 2 maglie, quindi 2 nel davanti, 2 nel retro, sono 4 maglie. Nel mio caso ho 56 maglie. Questo numero lo vado a dividere ulteriormente in 2 e ne ho 28. Quindi cosa vorrà dire? Che per il primo giro io avrò 28 maglie tra un aumento e l'altro. Comunque adesso vi faccio vedere. Quindi nel primo giro di aumenti lavoriamo così: un dritto, poi metto un marcatore e faccio un gettato. Questo è il mio primo aumento. Poi lavoro 28 maglie e 28 e poi faccio un altro aumento con un gettato, metto il marcatore, lavoro le 2 maglie, 1 2 centrali, metto il marcatore, faccio un gettato e adesso lavoro a dritto le altre 28 maglie, 27 e 28. Quindi metto il marcatore, faccio il gettato e lavoro un dritto e ho finito il mio primo giro. Quindi abbiamo l'inizio e la fine del giro nel centro del retro, vedete, proprio al centro delle 2 maglie, dove all'esterno faremo gli aumenti per ingrandire il nostro poncio. E dall'altra parte, in modo speculare, abbiamo le altre 2 maglie con i marcatori dove all'esterno andremo a fare gli aumenti. Io aumenterò un giro sì e un giro no, però se vedete che si allarga poco per le spalle e quindi poi in quel punto potrebbe tirare, vi consiglio di fare altri aumenti e quindi magari fare un ferro sì e un ferro no, anziché solo 1, 2, 3, 4, magari fare anche 2 aumenti di qui e 2 aumenti di qua. Questa volta gli aumenti però sui lati fateli, mi raccomando, con l'intercalato, quindi degli aumenti invisibili, non con i buchi, se no stanno male, appunto per allargare di più. Lì dipende appunto dal collo, quanto l'avete fatto largo, dal filato che state lavorando e anche dalle vostre spalle. Bene, sono arrivata a 10 centimetri di altezza lavorando un ferro sì e un ferro no gli aumenti ai lati del marcatore, sia sul retro che dall'altra parte sul davanti. A questo punto proseguo sempre in questo modo, cioè lavorando un ferro sì e un ferro no gli aumenti, ma cambio colore. Quindi io ho deciso che ogni 10 centimetri cambio colore. Come faccio? Prima di finire il ferro, quando ho soltanto una maglia prima della fine del ferro, faccio così: prendo il filo di colore diverso, entro nell'ultima maglia, passo il filo sopra il ferro, poi con il filato del colore di base getto, guardate bene cosa faccio, getto e creo una maglia, ma vedete, incorporo il filato del nuovo colore ma non lo lavoro. Ve lo faccio rivedere, Allora, entro normalmente, metto sopra il filato, getto
e poi cosa faccio? Tolgo praticamente il filato dal ferro e lavoro la maglia normalmente. È la stessa tecnica che si utilizza nel ferraille. Quindi una volta che ho incorporato così il filato del nuovo colore, passo il marcatore e lavoro col nuovo colore. Ecco qui, quindi faccio un dritto, passo, getto e vado avanti a lavorare normalmente. Lavoro così, appunto, come abbiamo detto, a righe a colori alternati di 10 cm di altezza. Quando arrivo alla fine del ferro, per non far vedere lo scalino del cambio colore, cosa faccio? Prima di tutto incrocio i filati e poi passo la prima maglia senza lavorarla e poi proseguo lavorando normalmente. Questa cosa del passaggio della prima maglia lo faccio solo ed esclusivamente nel primo ferro del cambio colore. Chiaramente nei ferri successivi non lo faccio più. Quindi tutte le volte che vado a cambiare colore nel primo ferro faccio così. Bene, ho lavorato sempre aumentando un ferro sì un ferro no e cambiando colore ogni 10 cm fino a quasi l'altezza desiderata, che per me deve essere poco prima del mio gomito. Quindi ho visto che mi mancano ancora 10 cm e poi per me va bene così. Quindi cosa faccio in questo momento? Cambio colore e lavoro a coste e legaccio come abbiamo fatto per il collo. E poi concludo il mio poncio. Adesso vi faccio vedere come lavoro a coste e legaccio. Quindi nel primo ferro delle coste faccio chiaramente il cambio colore prima dell'ultima maglia e nel primo ferro delle coste, dicevamo, lavoro tutti i ferri a dritto come abbiamo fatto appunto per le coste del collo. Chiaramente devo continuare a fare gli aumenti, anche durante le coste faremo gli aumenti, quindi getto e lavoro tutto a dritto normalmente. Nel secondo ferro si lavora a coste 2 a 2, però visto che io ho fatto il cambio colore, la prima maglia la passo senza lavorarla e poi lavoro 2 rovesci, quindi 1, 2 e poi 2 dritti. 2 rovesci e 2 dritti e vado avanti così fino alla fine del ferro. Poi chiaramente nei ferri successivi alterno i ferri tutti a dritto con i gettati ai ferri a coste. Attenzione che qui aumentando ci saranno volte che dobbiamo lavorare un'unica maglia a dritto rovescio, comunque poi ve lo faccio vedere così è più chiaro. Ok, vi faccio vedere quello che vi stavo dicendo a proposito delle coste 2 a 2 degli aumenti. Vedete che io man mano che aumento nei ferri dove lavoro tutto a dritto, nei ferri poi dove lavoro a coste devo continuare la sequenza delle coste 2 a 2. Quindi io sono partita lavorando queste prime 2 maglie a rovescio, poi ho aumentato di una maglia e quindi ho dovuto lavorare un dritto e i rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, poi ho aumentato di un'altra maglia, quindi sono diventati 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, poi ho aumentato ancora e anche adesso, vedete, finisco il giro con un dritto perché queste 2 maglie centrali le ho volute sempre a dritto, quindi inizio quello nuovo con il dritto e poi chiaramente ho l'aumento. Questo aumento, come potete vedere dalle maglie che ho lavorato nei ferri precedenti, è un altro dritto, quindi lavoro un dritto e poi posso riprendere la sequenza di 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci e andare avanti con le coste a legaccio 2 a 2. Quindi dobbiamo prestare attenzione quando lavoriamo gli aumenti, verificando le maglie seguenti che sequenza hanno e continuandola in modo da avere sempre, vedete, il numero di sequenze corretto. Quindi io lavorerò sempre sulle maglie a dritto e sulle maglie a legaccio chiaramente a legaccio.
Bene, ho finito di lavorare il mio bordo e adesso devo andare a chiudere. Ci sono vari tipi di chiusura che potete adottare, quella con accavallata semplice, ma attenzione perché non deve tirare, oppure quella con il gettato o comunque altri tipi di chiusure elastiche. Vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link alla playlist dei video dove ci sono tutte le chiusure. Ecco, vi consiglio di sceglierne una elastica. Però in questo momento io vi faccio vedere come le chiudo con l'uncinetto. Quindi farò con l'uncinetto una chiusura mista, come se fosse coi ferri, perché lavoro 2 maglie chiudendole con la cavallata semplice e 2 maglie chiudendole con il gettato. Adesso appunto vi faccio vedere come faccio con l'uncinetto. Quindi le prime 2 maglie con la cavallata semplice. Allora lavoro la prima maglia, chiaramente tolgo il marcatore, lavoro la seconda maglia e poi la chiudo. Quindi 1, lavoro, chiudo, 2. Adesso lavoro come se fosse con il gettato, quindi lavoro e poi dopo getto e le chiudo tutte e 2. Quindi ve lo faccio rivedere, lavoro, getto e le chiudo tutte e 2. Adesso le 2 maglie lavorate come se fosse accavallata semplice, quindi lavoro e chiudo, lavoro e chiudo. Adesso è come se fosse la cavallata semplice, scusate, il gettato, lavoro, getto e chiudo, lavoro, getto e chiudo e vado avanti così fino alla fine del ferro. Ok, ho chiuso anche l'ultima maglia, adesso sfilo. Siccome sono alla fine del gomitolo e soprattutto non ho portata di mano le forbici, lo sfilo così, poi inserisco l'ago da maglia, ok, e vado proprio a chiudere in maniera perfetta qui. Quindi cosa faccio? Rientro nella prima V, quindi nella prima maglia chiusa, prendendo tutte e 2 le V in questa maniera, passo il filo dall'altra parte, voi tagliatelo, non fate questo lavoro con un filo così lungo, e rientro nella maglia da dove esce il filo in maniera che ricreo l'ultima maglia del lavoro per la chiusura in circolare. Aspettate che me la sistemo, la faccio della grandezza uguale a tutte le altre e poi vado nel retro a nascondere le codine. Bene, come avete visto realizzarlo è stato veramente semplice e soprattutto veloce. Io per realizzare una taglia M ho utilizzato circa 220 grammi di filato. Chiaramente qui a me arriva poco prima del gomito. Se voi volete farlo in taglie più grandi o più piccole vi dovete regolare di conseguenza. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!